Oggi parliamo di un fatto di cronaca americana. In questo caso l'orrore è già presente nei fatti accaduti e non serve enfatizzarlo. Questa è la storia di due fratelli orfani, che vivevano in una fattoria in Canada. Per privacy li chiameremo John, il fratello maggiore, e Bob, il minore. Bob soffriva di un forte ritardo mentale. Era grande e grosso e con una forza incredibile. John era molto intelligente, laureato in medicina e immobilizzato a letto a causa di una paralisi. In una zona ad alta concentrazione di senza tetto, tossici, prostitute e spacciatori, iniziano a scomparire delle persone e non si sa che fine facciano. Non vengono mai più ritrovate. Il fratello di una di queste persone inizia a fare delle ricerche privatamente perché non ascoltato dalla polizia locale e successivamente riesce a convincere anche gli agenti. Scoprono che da bambini Bob aveva fatto cadere accidentalmente da un soppalco John, che era rimasto paralizzato proprio in seguito a quella caduta. Da quel momento in poi, il fratello maggiore aveva sottomesso Bob obbligandolo, visti i sensi di colpa per l'accaduto, a rapire persone senza fissa dimora, per i quali raramente veniva fatta una denuncia di scomparsa. Le persone rapite venivano portate alla fattoria e uccise con un colpo alla base della testa, e questo avveniva davanti a una finestra dove John, con un gioco di specchi, poteva vedere tutto, anche gli occhi terrorizzati delle povere vittime, e godeva di questo perché era un sadico psicopatico. Aveva istruito Bob per il prelievo del midollo osseo alle vittime e per eseguire esperimenti sui topi, e tutto questo perché nella sua mente malata stava cercando una cura per la sua condizione. I corpi venivano poi smembrati e dati in pasti ai maiali, che, essendo onnivori e affamati, mangiavano tutto, ossa comprese. Dietro casa, gli agenti che credevano ci fossero stati solo una decina di rapimenti, trovarono un cassonetto con centinaia di scarpe delle vittime, e nel recinto dei maiali una collanina che aveva regalato alla sorella il ragazzo che aveva iniziato le indagini. Anche la sorella, quindi, era stata una delle vittime di quel mostro. Quando ormai era alle strette e aveva capito che gli agenti sapevano esattamente quello che era accaduto in quella fattoria degli orrori, John provò ad addossare tutta la colpa a Bob, cercando di scagionarsi. Ma le indagini stabilirono che era proprio lui la mente criminale, anche perché era l'unico dei due ad avere una formazione scientifica tale da portare avanti gli esperimenti. John sapeva che comunque non avrebbero potuto fargli più di tanto, vista la sua condizione non compatibile con la vita in carcere, e gioiva di questo, ma non sapeva ancora quello a cui sarebbe andato incontro. Il fratello della ragazza uccisa, sapendo che il mostro non avrebbe mai pagato per tutto quello scempio, mentre gli agenti erano ancora impegnati nella ricerca di Bob, che si era dato alla fuga, entrò nella fattoria, si avvicinò al letto e staccò il respiratore al psicopatico, che morì. Poi venne trovato il fratello minore, e capirono subito che non avrebbe mai potuto fare da solo tutto quello che aveva fatto, senza essere guidato passo a passo da John, perché era un omone grande e grosso con il cervello di un bambino da 5-6 anni. Però lui, nel vedere tutti quegli uomini armati, si impaurì e si scagliò contro di loro, così venne ucciso da una raffica di colpi. Il fratello della ragazza uccisa, invece, venne arrestato per omicidio, un finale triste per una vicenda veramente raccapricciante.